Buonasera, che piacere vedervi ancora qui, mi fa molto piacere, veramente, veramente, vuol dire che il nostro lavoro, le nostre musiche, le nostre presentazioni vi piacciono, vi interessano e continuate a seguirci. Vi ringrazio molto di tutto questo. Adesso andiamo a vedere questa sera che cosa ci presenta il maestro Torossi e vediamo quali musiche nuove possiamo proporre a voi affinché possiate goderne. Benissimo, grazie tante, andiamo a vedere, buonasera. Stefano, allora che ci parliamo oggi? Di che parliamo? Parliamo di Liszt, Grande, Franz Liszt. grande musicista. Incidentalmente, questa è una scemenza che però mi è stata raccontata da una mia, anzi da una nostra amica ungherese. In ungherese Liszt vuol dire farina, per cui questo sarebbe il signor Francesco Farina in pratica. Però Franz Liszt suona in maniera diversa. Molto meglio. Franz Liszt da bambino era tanto esile che un giorno svenne, lo credettero morto e chiamarono il falegname del villaggio per la bara, per prendergli le misure per la bara. Addirittura. Che dramma. Comincia, una vita che comincia con questo dramma. Papà era un musicista dilettante che capì subito le doti di Franz e le sostenne. Tant'è vero che, appena possibile, si trasferì con la famiglia a Vienna. Lui, uomo di mezzi limitati, affrontando un bel rischio finanziario per permettergli di studiare con Czerny per la tecnica e con Salieri, l'eterno Salieri che era dappertutto all'epoca. All'epoca stava dappertutto Salieri. Per la composizione. Certo. Poi tutta la famiglia si trasferisce a Parigi. Parigi gli dà 1000 stimoli, tra cui l'incontro con Paganini, che con l'esempio della sua stregonesca abilità sul violino lo spinge a sviluppare una tecnica altrettanto funambolica sul pianoforte. Quando Liszt lo sente suonare, rimane annichilito dal suo aspetto diabolico, dalla sua fama e dalla sua bravura sovrannaturale, e pur essendone affascinato, finge disprezzo. Certo. Questo dimostra che, come tutti i ragazzotti, anche lui non capiva niente. E dice: un io mostruoso come il suo non può essere che un Dio solitario e triste. Mamma mia, non è vero. Dopodiché, siccome non è scemo, Ha capito l'importanza. Capisce che dietro non c'è niente di satanico, ma solo fatica e disciplina, si mette al lavoro anche lui. E meno male. Fatica e disciplina. Esatto. La città gli dà anche il francese, lingua che da ora in poi diventerà la sua per tutta la vita. E ancora più importante, la città gli dà il terreno e l'occasione su cui sviluppare la sua nuova idea di spettacolo musicale. Confortato anche dall'amicizia e dall'esempio di Chopin, il recital per pianoforte solo, un tipo di concerto fino a quel momento mai praticato da nessuno, e ora pronto per il pubblico francese. Vedi. Nessuno come lui riesce a diventare un simbolo della musica della sua nazione, l'Ungheria, e a darle un'identità proprio attraverso questa musica, oltre a regalarle con i guadagni dei suoi concerti un nuovissimo conservatorio. È vera Budapest. A Budapest, sì. Diventa il campione di un modo di suonare virtuosistico e sanguigno, capace di dare una dimensione eroica a uno strumento che in fondo era ancora nuovo, il pianoforte. Certo. Perché era stato inventato abbastanza tempo prima, ma lo strumento perfezionato era recentissimo. Certo. Insomma, riesce a far nascere intorno a sé quella che da allora si chiamò listomania. E poi c'è il turbinio mondano, erotico, avventuroso che fa quasi tanto rumore quanto il successo artistico. Si tratta dell'incontro con la contessa Marie Dagout, che per lui abbandona il marito e le 2 figlie e con lui comincia un vorticoso giro di teatri e città, Venezia, Milano, Firenze, Roma e poi tutta l'Europa. Ma pensa che tipo di vita c'era all'epoca a Parigi, ma ti rendi conto? Sì.
fra musica, arte, passioni, no? E questi pazzi come lui questi pazzi si come lui, presentavano. certo. Infatti, con questa contessa lui comincia un'avventura davvero ricca di passioni e di figli, 3, tra cui la mitica Cosima, con certi trionfi e riconoscimenti. A questo punto il destino gli fa incontrare un personaggio che presto diventerà pericoloso, Richard Wagner. Costui gli si manifesta con una prima lettera che avrebbe dovuto mettere in guardia chiunque. Certo. Eccellente amico, eccetera, eccetera. Io navigo in cattive acque, mi son detto che voi potreste venirmi in aiuto. Ho intrapreso la pubblicazione delle mie 3 opere. La somma occorrente si aggira sui 5.000 talleri. Potete procurarmeli? Uno scroccone professionale di altissimo livello che manderà in rovina industriali e re. Liszt è un suo ammiratore e ci casca in pieno. E continua, malgrado gli sgarbi, le truffe, gli inganni di quell'altro, a sostenerlo e a promuoverlo. Comunque è un esempio di onestà artistica al di sopra di tutte queste piccolezze umane. Nel 1844, fine della passione con la contessa, passa a una nuova storia con la principessa Caroline zu Sayn-Wittgenstein e con lei si installa a Weimar, dove estende la sua attività all'insegnamento con fior di allievi eccellenti, troppo numerosi per elencarli tutti. Poi ricomincia a girare e non si ferma da nessuna parte finché a Roma, verso il 65, un nuovo richiamo religioso questa volta prende forma. Liszt passa un lungo periodo di ritiro nel monastero della Madonna del Rosario e sempre a Roma, in Vaticano, dove risiederà per un periodo, riceve la tonsura e gli ordini minori, senza obbligo di castità e di celebrare la messa. Diventa l'abate Liszt, come poi sarà conosciuto per tutto il resto della sua vita. Prima era un pianista, un musicista, adesso diventa un abate. Però continua a essere pianista, musicista, compositore. Capisci che tipo di senza l'obbligo di castità, assolutamente, né quello di dire la messa, quindi in pratica non doveva fare niente. Non cambiava niente. Facile immaginare, data la popolarità del soggetto, le battute sulla veste del prete che in età avanzata finalmente sostituisce quella del seduttore. Sull'ultimo trucco pubblicitario per spremere quel poco di attenzione per lui che ancora rimaneva al pubblico, eccetera, eccetera. Invece nulla fa pensare che questa vocazione senile non sia sincera, perché non c'è davvero nulla che ci indica il contrario. Non possiamo dire né sì né no. Però attendibilmente sì. Certo. Da questo momento tutto il suo interesse di compositore e organizzatore va verso la musica sacra. Purtroppo Roma, all'epoca, non è quell'ambiente internazionale al quale era abituato Liszt, il pianista. La corte papale dell'epoca era proprio... Era un posto fermo, immobile e con nessuna visione del futuro. Niente a che vedere con Parigi, Vienna. In più la sua situazione personale è penosa. La contessa abbandonata sparla di lui. La figlia Cosima, che lui aveva data in sposa all'amico, allievo, quasi figlio prediletto Hans von Bülow, il direttore d'orchestra all'epoca molto famoso, dopo 8 anni di matrimonio pianta il marito per mettersi con Wagner. Addirittura, con Wagner. Con Wagner. Che gli porta via pure la figlia, dopo che gli ha svuotato il portafoglio. Esatto. Ma ti rendi conto? Pensa che questa situazione... Ma renditi conto? Ma è veramente una cosa... Poveretto. Da di poveretto sì, proprio. Poveretto. Mamma mia. Tant'è vero che quando i due si sposano, Wagner e la figlia Cosima, non glielo dicono, lui lo viene a sapere dai giornali. Pensa che insulto addirittura. Vabbè. Comunque, finalmente lui accetta uno dei tanti ripetuti inviti del Granduca Carlo Alessandro per tornare alla sua brillante posizione di responsabile di tutta la musica a Weimar. E così ricomincia la vita mondana, riprende in mano la bacchetta e ridiventa il re. Vecchio e con la tonaca, ma sempre in grado di affascinare ragazze e contessine. Ma come faceva?
Bisognerebbe provarci, potremmo cercare Come di faceva? diventare abati anche noi. Mamma mia, ma come faceva? Un seduttore incredibile. Comunque continua per molti anni a dirigere la vita musicale a Weimar e finalmente muore per un'infreddatura presa in treno mentre va a Bayreuth per un'ennesima rappresentazione di un'opera di Wagner, ormai morto da 3 anni, a cui lui aveva fatto tanto bene per esserne poi indegnamente ricambiato. Sembra una vita incredibile. Una vita incredibile, sì, davvero. Lunga oltretutto. Per l'epoca lui è morto Certo. in A età quanti anni abbastanza aveva avanzata. quando è morto? Fammi fare un calcolo, nasce nell'11 e muore nell'86, quindi aveva 75 anni. Che per l'epoca era Era un'età record, per l'epoca, 75 Guarda, anni. c'è un'ultima nota da aggiungere si riferisce al suo pianoforte preferito, che lo accompagnò in gran parte del suo percorso e che era un Boisselet, una che oggi marca non esiste adesso più. scomparsa, Non esiste. del quale lui scrive: sebbene i tasti siano quasi consumati dalle battaglie combattute, non accetterò mai di cambiarlo e ho deciso di tenerlo fino alla fine dei miei giorni come collaboratore di lavoro privilegiato. Beh, Un omaggio di un grande uomo a un grande strumento. certo. Adesso parlaci di chi ce lo suona. Assolutamente, Dici. ma sai, devo dire che effettivamente questo Liszt ci ha avuto una vita Sì. incredibile, Notevole, devo dire, sia da un punto di vista creativo artistico che da un punto di vista personale. Sì. Veramente un turbino, poi lunga, 75 anni, 75 anni, capito? All'epoca non si viveva, non si arrivava facilmente a No, questa età, no, dai, per diciamocelo. Comunque un grande autore, un grande compositore, veramente. E noi per pianificare questo disco di musiche di Liszt abbiamo innanzitutto scelto questa Dante Symphony, che è un'opera importante nel repertorio di Liszt, e poi l'Orpheus. E poi abbiamo dovuto cercare, l'Aulicus ha dovuto cercare 2 interpreti che fossero all'altezza di questo compositore. E siamo stati fortunati perché, niente proprio di meno che, abbiamo incontrato un duo di pianisti, Jacopo Mai e Davide De Luca, selezionati dalla nostra direzione artistica, che sono stati sempre, sin da quando hanno cominciato a suonare il pianoforte, appassionati di Liszt. Quindi erano Per cui gli interpreti ideali. erano gli È interpreti chiaro, ideali certo. per andare a realizzare questa registrazione. Tra l'altro, appunto, Jacopo Mai e Davide De Luca sono più o meno, credo, della stessa, sono vicini come età. Hanno studiato il pianoforte, tutti e due lo hanno studiato nello stesso istituto, l'Istituto Palmiero Giannetti, solamente che Jacopo Mai aveva una maestra e invece Davide De Luca aveva il maestro Schiano. Inizialmente i 2 percorsi artistici sembrano divergere, perché una volta preso il diploma, ognuno di loro è andato a specializzarsi in scuole diverse, di cui per esempio Jacopo Mai è andato a studiare a Livorno, mentre invece Davide è andato a Siena. Però ad un certo punto Si rincontrano. certo, perché terminati questi studi separati si rincontrano all'Istituto Mascagni a Livorno, dove si facevano gli esami per prendere il diploma. Capito? Quindi si laureano tutti e 2 presso lo stesso istituto con il massimo dei voti entrambi. Poi subito dopo hanno avuto una serie di esperienze separatamente in competizioni nazionali e internazionali, ricevendo sempre la massima approvazione dalle giurie. E poi, insieme ad altri 2 pianisti toscani, sempre della provincia di Grosseto, hanno fatto questo esperimento di questo quartetto di pianisti. Capito? Praticamente era 4 pianisti e 40 dita che suonavano. Certo. E l'hanno chiamato Piano Folia. E l'anno 2015 questo Piano Folia viene presentato nell'edizione estiva dell'Orbetello Piano Festival a Torre Salina, con grandissimo successo nel 2015, tant'è
che vengono rinvitati ancora a suonare per l'edizione del 2016. Quindi è stata una bellissima esperienza e si sono fatti conoscere. Certo. Pensa a te. Certo. Pensa a te, 40 dita che suonano, pensa a te che cosa doveva essere fatto. Non so se sono state fatte delle registrazioni, però sarebbe stato interessante farle Certo, all'epoca. certo. Comunque, questa esperienza di pianofolia consolida in maniera veramente positiva l'amicizia e la collaborazione tra Jacopo Mai e Davide De Luca. In occasione dell'anno Dante 2021 il duo esegue la Dante Symphony di Liszt nella versione per 2 pianoforti e coro femminile e noi abbiamo praticamente ripetuto qui, naturalmente senza il coro femminile, la stessa partitura che loro hanno usato in questa registrazione. Sono molto comunque entrambi impegnati anche in concerti come solisti, insegnano, chiaramente 2 personaggi così, con questa esperienza che hanno fatto, sono dei maestri ideali. Hanno molto da dare, sì. Esatto. Certo. Questa realizzazione che abbiamo fatto noi della Dante Symphony è veramente una cosa che vale la pena di essere ascoltati e vi consiglio di ascoltarla. Bene, Stefano, anche questa l'abbiamo fatta. Sì, è andata Però bene, ti devo dai, dire no? che è andata bene tutto sommato. E adesso poi ci rivediamo prossimamente, non so quando, ma te lo faccio sapere. Sì, sì. Intanto vi ringrazio anche a voi che avete partecipato a un'altra delle nostre presentazioni. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi appuntamenti e metteteci un like per darci una mano e ad andare avanti con questo discorso. Vi ringrazio molto di tutto e buona serata, arrivederci.